Ciao e benvenuto alla recensione di uno dei miei artificiali preferiti per la pesca a light spinning, ovvero il Saxton 75 di casa Capellan, quindi reperibile dal Decathlon. Allora, la versione da 75 mm si suddivide in tre varianti. Abbiamo la versione floating da 8 grammi e costa 9 euro. Poi abbiamo la versione sinking da 13 grammi e anche questa costa 9 euro. E poi una versione ultra sinking da 17 grammi e costa 10 euro. Allora, sono abbastanza versioni da poter scandagliare in modo sensato la colonna d'acqua se pescate dalla spiaggia oppure dalla scogliera. Allora, intanto, come puoi vedere pungono e li ho usati abbastanza da poter fare una recensione un minimo sensata. Mi piace molto questo artificiale, quindi così ci tenevo, non ci sono tante informazioni su di lui su internet, quindi lo faccio io. Allora, ve li faccio vedere tutti e tre. Ce la facciamo molto così, molto, molto easy. Allora, questa è la versione bonito. Allora, personalmente utilizzo questa versione floating in spot dai fondali bassi e quando voglio lanciare vicino agli scogli. Quindi in condizioni dove non ho una colonna d'acqua importante, quindi diciamo intorno al metro. O comunque quando voglio restare a pescare appena sotto la superficie del mare. Allora, questo minno quindi resta sotto il pelo dell'acqua, ha un recupero lento e costante. E poi scende non oltre il metro scarso nei recuperi più veloci, cercando col cimino verso il basso, ovviamente. Diciamo che sento che non andiamo più di tanto profondo, poi ovviamente se peschiamo da scogliera e siamo più in alto riusciamo a vederlo bene, soprattutto anche in varianti come questo qua bianco con le branchiette rosse, anche questo molto molto bello. Allora, ha un rollio e uno scodinzolamento veramente molto frenetici e molto stretti. Quindi una canna che lavora molto di punta di sicuro ci può restituire un feedback preciso di come sta lavorando. Io ad esempio uso una Favori Bluebird, la Medium Light Spinning, che arriva fino a 17 grammi di casting e proprio ti parla mentre recuperi. Allora, ti devo dire che con questo personale minno, soprattutto con questo, con questa colorazione sgombresca, ho avuto degli ottimi risultati con recuperi medio veloci costanti, oppure con gercate molto profonde durante recuperi con stop and go. L'idea è quello di animarlo come se fosse un pesce foraggio che in preda all'agitazione cerca riparo. E quindi tendo a recuperarlo in maniera esatto frenetica. Quindi lavorare molto di polso. E anche gli stop degli stop and go non sono stop da 5 secondi, che, mio Dio, si possono anche benissimo fare, però io non mi ci trovo. Preferisco lasciarli giusto un paio di secondi massimo per riportarlo nel suo assetto, inizia a galleggiare e poi lo rirecupero veloce. E in condizioni di vento devo dire che perderemo metri durante il lancio. Ovviamente è normale che sia così, vista la sua grammatura, ricordo che è di 8 grammi, in relazione al suo volume. Quindi è normale che succeda questo. Posso dire che tiene molto bene il mare purché non sia esageratamente troppo mosso, e troppo mosso parlo di onde che superano il metro, ad esempio a riva, qui in Liguria da me ci sono, come oggi non sono andato a pescare, poi sono andato ieri, e la situazione era quella lì, quindi io questo qui non lo lancio neanche quando c'è un mare esageratamente grosso. Quando invece c'è il mare mosso lo uso comunque, perché magari perde di efficacia nei primissimi metri di risacca dell'onda, del mare, però è in pesca quando comunque lo lanciamo a 25-20 metri, vento permettendo. Ok? Quindi diciamo che in queste condizioni un po' estreme inizia a perdere la sua identità di nuoto. Quindi in queste condizioni noi non è che non utilizziamo il Saxton, lo utilizziamo, ma dobbiamo preferirgli la sua versione sinking.
che sono, ad esempio, io mi sono preso queste due colorazioni. La classica Ayu, dorso scuro, argentato e una piccola macchiolina dorata. Come vedete, dove è sparito è perché io li uso veramente tanto questi artificiali. Mi piacciono tantissimo, mi piacciono tantissimo. Faccio vedere anche la colorazione sardina. E, parentesi, quando la colorazione sardina inizia a sbeccarsi e questi sono scogli, non è che non è debole, non è debole nella colorazione, e diventa molto più catturante, perché questa colorazione, nel momento in cui rolla, e ovviamente viaggia, fa un chiaro scuro così tanto frenetico che di per sé è migliore rispetto a quando è nuovo. Quindi se anche li sbeccate, li mangiate, li rovinate, li graffiate, assolutamente non smettono di essere attiranti per i pesci, anzi, secondo me, anzi, ne guadagnano, proprio ne guadagnano. Fra questa e la stessa versione nuova mi sbilancio, preferisco questa, che ha visto le sue belle battaglie e boom. Allora, dicevamo, la versione sinking appunto mi serve per andare a scandagliare più in profondità, arrivando agilmente sotto al metro dal pelo dell'acqua, a differenza della versione floating. Per esempio è ottimo per essere lanciato vicino agli scogli che affiorano dalla superficie. Io lo lancio molto 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 vicino agli scogli. Mm? Come tocca l'acqua, do un paio di gercate decise col cimino che punta verso il basso, proprio decisissime, profondissime, e in questo modo faccio scendere l'artificiale il più possibile, rimanendo comunque in zona, quindi rimanendo in pesca vicino allo scogliame. Mm? Poi mi fermo, accenno un breve stop e già in questo primo momento ci aspettiamo la mangiata di qualche pesce. Perché? Perché vicino agli scogli possiamo stanare non soltanto i classici predatori, non soltanto occhiate, sugherelli, la cermiotta, il branzino, si spera, ma anche gruffolatori come i saraghi che nuotano e raggiungono la superficie stando vicino allo scoglio, si vedono piombare questo affare in testa, fare 70-80 centimetri, un metro e mezzo, dove si incugna giù e poi si ferma. E in questo momento devo dire che se il pesce c'è, già otteniamo dei risultati. Quindi perfetto. Vi posso dire che con un recupero costante tende a non immergersi troppo. Quindi rimaniamo bene o male sempre dentro al metro dalla superficie. E questo dal momento in cui iniziamo a recuperare come entra in acqua. Altrimenti, sempre per scendere presto, io cosa faccio? Magari quando lanciamo in mezzo al blu, lo lancio, conto 5, 10, 15 secondi, ad archetto aperto e il cimino che guarda verso l'alto. Lo lascio che si immerga. Poi chiudo l'archetto, recupero l'inizio in bando e inizio la mia azione di pesca. E ti devo dire che con questo qui soltanto una volta mi è capitato di prendere uno sciarrano ad archetto aperto come ha toccato l'acqua. Mi sono accorto che comunque sia la canna ha avuto un tentennamento. Quando ho chiuso, come ho ritirato in bando, avevo ferrato questo bellissimo sciarrano, ovviamente, sempre lo sciarrano. E che dire, quindi aspettiamoci anche una mangiata nel momento in cui lui tocca l'acqua, perché se li lanciamo davanti alla faccia e questo così, no, cadendo, mosso dalle onde, comunque attira. Ci sta anche che per curiosità un pesce gli dia un morso, gli dia una codata, gli dia una musata. Poi possiamo dire che questo qui, questa versione, la versione S, è la esca all round di tutta la gamma. Diciamo che se devo scegliere un artificiale, io scelgo questo qui, la versione S, perché con questa, a seconda di come recupero, io me lo gestisco sia quando sono in spiaggia, e qui in Liguria da me ho tantissime spiagge che non scendono subito, repentinamente, come inizia il mare, ma proseguono per qualche metro, poi fanno lo scalino di risacca e poi riscendono velocemente, iniziano gli scoglietti, magari 10, 15, 20 metri di scogli e poi sabbia e posidonia. Questa è la situazione classica dei miei spot, quindi vi parlo di centro Liguria, spostandoci più in verso a Savona, Impera, qui da quelle parti là, ok?
E cos'altro dire? Che ha un rollio nella media e uno scodinzolamento, quindi un rollio nella media, ma uno scodinzolamento molto decisi, però contenuti. Diciamo che quando nuota è sempre lì, è sempre contenuto. Lo si sente di nuovo sempre con una buona canna da pesca, lo si nota, lo si percepisce. E sono ottimi, secondo me sono ottimi movimenti per attirare quei pesci apatici che lo scambiano per una preda moribonda. E quindi facile. L'esca da branzino per me in questo caso è questa. Mm? Secondo me abbiamo ottime chance con tutte quante, ma se ne devo scegliere una, se sei indeciso su quale provare, io ti direi, piccola parentesi, il floating perché ragazzi nuota, cioè proprio vibra, è bellissimo. Ve ne accorgerete, questo buca proprio tanto a light spinning. Però se ne devi scegliere una, io ti dico prendi l'S e vai tranquillo. Però, però c'è un'ultima versione, che è la versione Ultra Sinking. In questo momento c'è soltanto questa colorazione. Capellan spero che ne faccia uscire altre. Qualcosa magari di leggermente più acceso, ci starebbe bene, ma pur sempre naturale. Mi piace molto, come vedete, le esche naturali. Allora, la versione Ultra Sinking ha un affondamento deciso e marcato. Questo va giù. Fine. 17 grammi, 10 euro, ricordo, questo va giù. Quindi, anche se lo recuperate fin da subito, lui tenderà sempre a scendere. Scende in profondità, questo va in profondità. Lo lanciate, se con questo contate 5, 10, 15 secondi, con questo contate 5, 10 secondi. Ovviamente basta fare una prova visiva nei primi metri d'acqua e prendete le vostre misure. Come si fa con ogni artificiale nuovo. Anche lui ha visto parecchie battaglie, sempre per via degli spot dove pesco io, quindi lui va a cocciare, prende ciottolame, sabbia, scogli, 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 eppure resiste, non saltano gli occhietti, salta giustamente, ma per forza mi deve saltare un pochettino, metti a fuoco per amore del cielo, deve saltare un pochettino la vernice, ma va bene così, va assolutamente bene così. Quindi anche se recuperiamo fin da subito, lui tenderà sempre a scendere in profondità, punto. E io ovviamente ne approfitto di questa sua caratteristica e la sfrutto con un recupero lento, ma lento e costante, alternato da brevi gercate. Brevi gercate, lento costante. Questo qui si muove così, lento costante. E brevi gercatine dove lui schizza in avanti. Oppure con gercate veramente, ma veramente marcate, quindi proprio di 90 gradi col cimino e giriamo, di 90 gradi. Poi stop and go, quindi gercata marcata, poi ci riallineiamo col cimino e mentre recuperiamo la lenza che altrimenti andremo in bando e poi di nuovo così. E quindi questo qui farà le sue mitrate, si ferma, le sue mitrate, si ferma e nel mentre, nello stop, quando il floating risale, lui invece continua a scendere. Quindi quando siamo più o meno a 20 metri, più o meno a occhio, da uscire dall'acqua, e siamo in spiaggia, recuperiamo in modo costante, magari alziamo anche un pochettino il cimino della canna, se no sta a fare qua, se vi si impunta, poi o entrate in acqua e se estate si può fare, l'abbiamo fatto tutti, ma altrimenti sta a fare si incunea così dentro uno scoglio, perso, ed è un peccato. Ed è un peccato. Allora, quindi tiriamo un poco le somme, stringiamo un po'. Per tutte e tre queste versioni, ovviamente è valida anche una gercata con cimino basso, alternata da una con cimino alto. Quindi facendo un po' di casino, un po' di marasma per aggiungere tridimensionalità al nuoto di questo bellissimo Minno, che ricordo ha una sua identità di nuoto in tutte e tre le sue versioni. Questa è una cosa molto importante, non tutti i Minno ce l'hanno. Poi, tutte e tre hanno una buona lanciabilità e rispecchiano i limiti del loro rapporto peso-volume. In condizioni di vento il floating tenderà a rollare, giustamente, per forza, è normale, non lo fa il Saxton 75F, lo fanno tutti i Minno leggeri, è normale. E non bucherà quindi le raffiche di vento
come invece fa la versione ultra sinking. Quando avete vento contro, voi questo lo prendete, magari lavorate un po' di più, fate un po' più leva, tenete magari un 50 cm in più di lenza fuori dal cimino, fate leva, aggiungete quella parte lì e questo comunque buca. Poi, tutte e tre si comportano molto 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 bene, mantengono, come ho già detto più volte, la loro identità di nuoto anche a mare mosso, tutte e tre. A parte questo, quando il mare è esageratamente mosso, e va bene, tutte e tre comunque con mare mosso se la cavano e siete sempre in pesca. Mm? E ovviamente il limite del floating arriva prima del sinking, che arriva prima dell'ultra sinking. Anche se il salto che c'è fra il floating e le altre due versioni è ben più marcato di quanto ci sia fra il sinking e l'ultra sinking. Questo però ovviamente non è né un aspetto negativo né un aspetto anomalo, va detto, è così, punto, e va benissimo. E da notare che tutte e tre le versioni sono identiche, fatte con lo stesso stampo. Anche la paletta, aspetta che ve lo faccio vedere, anche la paletta, la forma, la dimensione, è la stessa, identica. L'unica cosa che varia è il peso. 8, 13 e 17 grammi. E quindi solo con questa variazione noi otteniamo tre minnow dal comportamento totalmente diverso, simile per azione, ma totalmente diverso, che fa preferire uno all'altro a seconda di quelle che sono le condizioni meteo-marine. Mm? Poi possiamo dire che questa differenza si ripercuote nella lanciabilità, e profondità d'azione e la risposta del nuoto durante il recupero. Perfetto. Poi, come puoi notare, ho sostituito, tranne che in questo caso, le ancorette con degli ami singoli assist. Allora, perché l'ho fatto? Non perché il primo equipaggiamento sia scarso o tutt'altro, ma proprio in funzione del fatto che voglio il branzino e lo voglio dalla spiaggia e quando succede è bellissimo. Io ho una spiaggia vicino a casa, lo spot è dove vado maggiormente quando esco dall'ufficio, passo lì, ce l'ho vicino a casa, per mia fortuna. Ho una spiaggia di ciottoli e il branzino è in caccia fino all'ultimo centimetro di mare. Questi vanno recuperati fino all'ultimo centimetro di mare. Siete in pesca quando l'onda lunga entra in spiaggia, vi bagna i piedi e questo qui è a 5 metri dal cimino. E in pesca ce li prendete così, branzini. Non cazzeggiate in quelle occasioni, non recuperate più veloce, non lo tirate fuori dall'acqua, perché in quel momento voi siete in pesca. In quel momento lì, voi siete in pesca. Mm? E va da sé che quindi si sbeca, si sbriciola. Ultimamente ho, durante le mangianze di non tanto di occhiate che è un po' particolare la cosa, non tanto di saraghi perché sono molto aggressivi, ma per quanto riguarda ad esempio i banchi di sugherelli, ho avvertito diverse slamate e con la sensibilità che contraddistingue un pescatore medio come me, che quindi lo fa semplicemente per sport, da amatore, secondo me iniziavano a essere un po' esauste le punte delle ancorette e le ho sostituite con degli ami singoli assist. Io ho finito di slamare sugherelli. Evviva, molto bene. E quindi ripeto, questi quando bene o male lo stesso periodo, per un qualche caso questo non mi ha fatto slamare nulla, quindi non sto a cambiare le ancorette a fuffa, quando sarà il momento gliele sostituirò e magari ti faccio vedere come. E la mia accortezza unica dopo la pescata è di sciacquarlo sotto l'acqua del rubinetto e poi lo faccio asciugare all'aria aperta, fine, basta, niente punti di ruggine, niente di niente. Lo stesso anche per gli o-ring, lo stesso anche per l'armatura e va bene così. Quindi non posso che consigliare questo minno. Come dico io, lanciare si lancia, nuotare nuota, bucare buca. Quindi
questa è una piccola recensione meritatissima di questo bellissimo artificiale e basta. Te lo consiglio. Provalo e secondo me non si può rimanere delusi sia dal rapporto qualità-prezzo che dalla quantità di catture che farete. Io lo so che esistono artificiali molto più belli e costosi, ce li ho anch'io e ci sballo, però non ho nessun motivo per preferire a questo Minno, ad esempio, altri Minno di case più blasonate, tanti pesci non gliene frega nulla della marca o di quanto mi ha speso. Investi 10 euro, scegliene uno qualsiasi dei tre, io ti consiglio la Sinking, ma vedrai che otterrai risultati. Detto questo, ti saluto e alla prossima. Ciao!